Abbiamo parlato tanto, forse troppo, e allora voglio subito arrivare al dunque. Quanto è bella da guidare la nuova Alfa Romeo 4C? Sono al centro prove di Balocco, proprio dove è nata una delle auto forse più attese degli ultimi anni dagli appassionati italiani e non. E dietro di me, quel circuito laggiù, si chiama Misto Alfa Romeo. Non c'è posto migliore per raccontarvi come va la 4C, ma prima dico solo questo. Trazione posteriore, finalmente di nuovo su un Alfa. Ma non è solo questo che la rende una sportiva da sogno, al resto ci pensa la leggerezza. Pesa solo 895 kg per un tempo di 4,5 secondi nello 0-100, praticamente una piccola Ferrari. Lo so, dovrei continuare a guidare, ma non posso non parlarvi dell'estetica e degli interni di un modello così importante per il marchio del Biscione. Devo dire che la forma dei fari anteriori non è che mi faccia impazzire, anche se di notte rendono di più. E a parte il tetto in alluminio, la carrozzeria non è fatta di metallo, ma di un composito di vetro resina con i parafanghi e i paraurti in poliuretano. Sinceramente non mi ricordo di una macchina così bella da toccare. È morbida. I vetri sono più sottili del solito per risparmiare peso, e che la 4C non sia una macchina normale lo capite ancora meglio entrando nell'abitacolo. La fibra di carbonio che rende così leggero il telaio pesa solo 65 kg e a vista un po' dappertutto, e seduti dal posto guida sembra davvero di stare su una vettura da corsa. Il piccolo display centrale raccoglie tutta la strumentazione davanti al pilota, basta un colpo d'occhio e non ci sono praticamente comandi secondari che possano togliere concentrazione a chi guida. Un altro dettaglio da piloti è il pedale del freno incernierato in basso, come sulle monoposto. Il climatizzatore ricorda molto quello della Fiat Punto prima serie, della Fiat 600, ma queste origini umili in un certo senso non mi danno fastidio, anzi, per me rendono più simpatica un'auto così tecnologica, così fuori dal comune. Per il resto, quello che conta davvero una volta seduti qui è iniziare a guidare. Questa volta partiamo sul serio. Inizio a parlarvi del cambio perché un manuale salterebbe l'esperienza di guida, anche se la scelta di offrire solo questo doppia frizione TCT a 6 marce, che è più leggero, è quella più in linea con una macchina progettata appunto con l'obiettivo della leggerezza. Le cambiate sono veloci? Proviamo. Metto il selettore di guida nella posizione più sportiva, race, bisogna tenerlo premuto per qualche secondo, e inserisco la prima con i pedal al volante. Seconda, il contagiri cambia colore, diventa giallo, limitatore a 6500 giri, siamo già a 130 all'ora, quest'auto prende velocità in una maniera incredibile. Il motore è là dietro, urla come un matto. Devo alzare un po' la voce. 1750 di cilindrata, turbo, tutto in alluminio, 240 cavalli e 350 Nm. Ma ancora una volta la 4C è una gran sportiva perché è leggera, più che per la potenza. Ogni cavallo del motore deve spingere meno di 4 kg. E questo è il parametro che conta di più su una sportiva. Questa ossessione per la leggerezza si traduce in un'agilità che definirei esaltante. Sospensioni a triangoli sovrapposti davanti, McPherson dietro,
Baricentro basso e uno sterzo che non fa rimpiangere il mitico comando dell'Alfa 156 e 147. Prontissimo ad ogni richiesta, omogeneo nel carico anche se meno diretto. Rapporto di 1 a 16 contro 1 a 13 perché non ha il servosterzo. Il volante a due razze poi mi fa venire in mente le macchine da rally e questo marchio qui al centro mi fa pensare a quanto abbiamo dovuto aspettare un'Alfa a trazione posteriore. C'è chi dice che anche le Alfa a trazione anteriore sono sportive, vero, ma per chi ama davvero guidare c'è solo un modo per divertirsi, di traverso. In pista scendiamo con un esemplare grigio, molto high tech. Quello che mi impressiona è il bilanciamento dell'assetto, fra avantreno e retrotreno. Nei trasferimenti di carico sembra che tra le ruote e l'asfalto ci sia della colla. Non ci sono ritardi tra rotazione del volante e inserimento in curva. Niente sottosterzo, sovrasterzi progressivi. Super reattività perché il passo è corto. La sensazione è quella di girare con la macchina legata ad un palo a centro curva. E ci si sente schiacciati verso il basso in uscita. Ma non è che quest'Alfa sia una macchina estrema da guidare solo in pista, al limite. Anche su strada è un gran bel guidare, disegnando una traiettoria dietro l'altra. Oltre agli aspetti positivi e negativi di cui vi ho già parlato, due parole sull'accessibilità che non è proprio comoda come era prevedibile e sul bagagliaio. Si apre da qui. Per tenere in posizione il portellone bisogna utilizzare questo sostegno e non si possono pretendere miracoli. Comunque uno zaino e un borsone ci stanno perché bisogna lasciare spazio al motore posteriore centrale e poi la visibilità posteriore non è delle migliori. Veniamo al prezzo. Si parte da 53.000 euro, per la precisione 54.300 euro chiave in mano. Ma la domanda è, con la 4C finalmente si può tornare a comprare un'Alfa a trazione posteriore? Non sarà troppo cara? Una Porsche Cayman costa proprio intorno ai 53.000 euro. Ha prestazioni inferiori e una impostazione più tradizionale dell'Alfa, ma una qualità costruttiva da riferimento e un marchio blasonato. Sarebbe quindi forse meglio paragonarla ad una versione Maserati della 4C. Chissà, speriamo che arrivi presto sul mercato una nuova coupé sportiva italiana. E poi tra le rivali dell'Alfa ci sono ovviamente la Lotus Elise ed Exige, molto simili per filosofia progettuale e vicine nel prezzo. Con 53.000 euro ci si porta a casa anche una BMW Z4, una Mercedes SLK, una Nissan 370Z e quasi una Jaguar F-Type. Insomma, nessuno è paragonabile alla 4C come caratteristiche, però la cifra in ballo non è tra le più basse e secondo me qualche dubbio resta. Io prima che nascesse sognavo un'Alfa a trazione posteriore con la stessa impostazione di una Toyota GT86 o di una Subaru BRZ, più semplice, meno costosa, divertente da guidare senza essere impegnativa. La 4C invece è di un altro livello, mi ha spiazzato e al tempo stesso conquistato, emozionato. Dopo averla guidata penso che sia davvero una supercar in miniatura. Allora il discorso del prezzo forse cambia, si ribalta tutto. Un bel dilemma, eh? Voi che ne pensate?